Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di Rollercoin e parleremo in particolar modo dell'evento, o meglio dei due eventi che sono appena iniziati e che uno durerà 14 giorni come al solito e l'altro invece solo una settimana. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parleremo degli eventi che sono appena iniziati, sono iniziati oggi pomeriggio, di cui uno è il solito evento a progressione, quindi praticamente noi dobbiamo fare delle task che come al solito sono spendere RLT e giocare per ottenere dei punti che potranno poi essere scambiati con dei premi. Nel secondo caso invece è un evento di crafting che andremo a vedere nel dettaglio tra pochissimo, che è molto interessante. È interessante per il funzionamento di base. Non mi piacciono tanto però cosa danno effettivamente in questo evento, ma appunto lo andremo a vedere tra pochissimo. Però come al solito prima di tutto vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale in quanto sarebbe davvero importantissimo per me. Inoltre vi lascio ovviamente il link di questa piattaforma in descrizione, così che comunque se voi doveste ancora iscrivervi e voleste iscrivervi attraverso il mio link otterreste anche 1000 satoshi gratuitamente e nel frattempo supportereste anche il canale senza dover spendere un centesimo in più. Iniziamo subito a parlare dell'evento, diciamo nuovo, quindi che non è ancora mai stato trattato come genere di evento e per accedere sarà semplicemente necessario andare su questo banner. In questo banner verremo portati in una pagina del blog che ci farà appunto vedere quali sono le principali funzioni di questo evento. Andiamo quindi subito a guardarlo, ci aprirà una seconda pagina e questo evento si chiama Crafting Race. In questo evento noi abbiamo diciamo tre squadre che sono determinate a seconda del miner che noi andremo a craftare. Tutti e tre tra l'altro danno 95.000 GHS se non erro, e tra l'altro sono necessari lo stesso numero e lo stesso diciamo qualità di parti per appunto craftarli. Ma cosa cambia rispetto a una solita crafting offer? Benissimo, in questo caso a seconda quanti miner dello stesso tipo vengono minati, verrà poi deciso la settimana prossima quali diciamo premi dare a tutta la community. Infatti sceglieremo un team tra molte virgolette decidendo quale miner craftare. Ora mi manca da sapere se si possono craftare anche tutti e tre per esempio, però tendenzialmente ci sarà soltanto diciamo un team vincitore, cioè praticamente se verranno minati più del primo team vincerà appunto il primo team e quindi verranno dati i seguenti reward nella settimana prossima. Diversamente per esempio se vincerà il secondo team e quindi verranno craftati più cioè il numero maggiore di crafting sarà dato da questo miner, allora otterremo questi premi. L'unica diciamo limitazione è che per poter vincere diciamo una squadra devono essere craftati più di 100 miner di quel team. Se ad esempio ci fosse 98 100 e 102 vincerebbe sempre questo, ma questo qua non potrebbe proprio entrare neanche in classifica perché sono necessari 100 miners. Ovviamente tra tutta la community, non è una cosa specifica per noi, tra tutta la community dovranno essere minati almeno 100 miner di quella squadra. Ma adesso vediamo quali sono i premi. Nel caso in cui vincesse il primo team si avrà un 100% di RST in bonus mining per una settimana, mentre invece verrà diciamo diminuito del 20% il mining di BTC. Nel terzo caso invece avremo un discount, quindi uno sconto del 30% sull'acquisto di RLT da parte di BTC e tra l'altro anche un 30% in meno di Doge in quantità di mining, quindi praticamente queste percentuali negative verranno applicate sul blocco del Doge ogni 10 minuti. E poi infine ci sarà il terzo premio che sarà la possibilità di acquistare il Wonder Rack 8, che penso che sia il rack che non è stato inserito nel calendario dell'avvento, che sarebbe quello che dà, se non erro, 2,5% di bonus, e poi un meno 25% applicato sul blocco degli RST nel mining. Vi dicevo prima che però c'era una cosa che non mi piaceva particolarmente ed infatti il come hanno gestito i premi. Io posso capire effettivamente che dare diciamo un premio in più possa portare soldi in meno alla piattaforma ed è proprio per questo che hanno messo 100% in più di RST e il meno 20% di BTC per esempio. Però a mio avviso a questo punto non ne valeva la pena. Forse io avrei fatto qualche sconto in meno nel calendario dell'avvento, in quanto comunque
era molto molto vantaggioso, ma almeno non avrei, limitato il mining delle altre persone. Infatti, a prescindere da chi vince, ci sarà una diminuzione del blocco per una settimana di BTC, RST oppure Doge. E questo è il problema, che sarà applicato a tutta la community. Quindi, per esempio, se vincesse il primo, quindi il team 1, è vero che ci sarà un 100% in più di mining in RST. Il peccato è che tutte le altre persone che magari non hanno craftato perché non avevano la possibilità o non gli interessava il miner, per esempio, avranno comunque anche loro una diminuzione del 20% nel blocco di BTC. E quindi se anche queste persone stavano minando BTC, alla fine guadagneranno il 20% in meno per quella settimana, a prescindere che loro avessero, voluto entrare o meno nel team, quindi che abbiano o meno, craftato il miner. Alla fine non so quanto effettivamente convenga questo evento, non mi piace tanto proprio per questo, anche se comunque alla fine il miner è anche un miner che, se non erro, dà anche 1% di bonus, e tra l'altro i premi, tra molte virgolette, durano solo una settimana, quindi alla fine non c'è chissà quale dispendio o comunque spreco. Però appunto non mi piace tanto proprio perché c'è anche una cosa negativa. Forse era meglio limitare il premio, in aggiunta, o limitare qualcos'altro prima, ma almeno evitare di togliere qualcosa a tutta la community. Però adesso passiamo appunto al secondo evento, torniamo quindi nella pagina precedente e abbiamo l'evento solito a progressione. Facendo un Mordil Taste noi possiamo vedere quanto dura, quindi 14 giorni, adesso 13 e 10 ore, ma comunque sono 14 giorni, il premio maggiore, ovvero Tunian, che dà quasi 340.000 GHS, e poi possiamo vedere le altre varie, cioè come ottenere i punti. Infatti noi spendendo un RLT otterremo 1000 punti, e quindi superando un livello di difficoltà nei giochi otterremo 500 punti. Il primo premio, per esempio, è un aumento di potenza per un giorno di 15.000 GHS, e ovviamente come al solito c'è la possibilità di moltiplicare i punti che noi otteniamo dal dispendio di RLT, quindi dalla spesa di RLT, oppure dal gioco. E infatti, come nell'altro evento, nell'ultimo evento, per poter aumentare di 1 per 1 nel guadagno di punti saranno necessari 10 RLT, cioè praticamente 0.1 ad RLT, il che significa che, come nell'altro caso, saranno necessari 90 RLT per arrivare al per 10, che sarà mantenuto per un'ora, a meno che noi non andiamo ad acquistare anche solo un RLT che ci permetterà non solo di aumentare di uno 0.1 il nostro, moltiplicatore, ma anche ci permetterà di tenere quel moltiplicatore per un'ora in più. Quindi fondamentalmente non cambia niente, è esattamente identico allo scorso evento. Bisognerà semplicemente vedere quale sia il massimo di punti da ottenere per poter ottenere questo miner. Infatti io avevo intenzione in questo caso di seguire questo evento, in quanto vorrei riuscire ad ottenere questo miner. Il fatto è che non possiamo sapere quanto sia il totale di punti da ottenere, se non aspettando che qualche altro youtuber faccia appunto questo evento, o comunque che venga rilasciato qualcosa da Rollercoin. Quindi io adesso aspetterò ancora qualche giorno per vedere se appunto esce questa lista di punti, che poi caricherò anche o su questo o sul prossimo video, in modo che comunque sia possibile per tutti vederlo. Inoltre ho intenzione di seguire questo evento, anche perché, dato che comunque io non sto ritirando le criptovalute, le sto mantenendo, alla fine mi conviene, dato che comunque il potere totale sta continuando ad aumentare, mi conviene reinvestire tutto quello che sto ottenendo, e quindi ho proprio intenzione di fare un reinvestimento da parte dei fondi che ho dentro la piattaforma, in questo caso Matic, che tra l'altro hanno anche un 25% in più. Quindi praticamente, se io voglio prendere 10 RLT facciamo finta 10 Matic, al posto di avere solo 10 RLT ne ho 12.5, perché ho un 25% in più, dato che sto comprando RLT con i Matic. Quindi ovviamente questo vedremo poi più avanti, ripeto, farò probabilmente un altro video per farvi vedere il punteggio, e appunto questo mi permetterebbe di ottenere più punti, e alla fine, se tutto va bene, dovrei riuscire poi ad avere un ritorno maggiore rispetto a quello che spendo. Dovrò appunto vedere quali sono i premi, ma vi farò appunto sapere poi in un video prossimo.
Quindi questo è tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che comunque nonostante tutto vi piacciono questi due eventi. Il primo che abbiamo visto, a me ripeto non piace tanto come è stato strutturato la parte dei premi, ma probabilmente ci sono dei vantaggi nel craftare il miner, in quanto probabilmente sono più vantaggiosi rispetto alle altre crafting offer. Anzi, tra l'altro ve le faccio un attimo vedere. Andando quindi nello store andiamo poi in crafting offer e qui ci sono appunto le crafting offer. Come potete vedere sono tutte da 95.000 GHS o 95 terahash, costo 3.5 e poi le parti da utilizzare che saranno leggendarie, epiche e rare. Quindi grazie mille per essere stati qui con me, fatemi sapere se crafterete o se seguirete questo evento. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi e passare dal mio link in descrizione se doveste appunto ancora registrarvi, in quanto otterreste 1000 satoshi gratuitamente e nel frattempo supportereste anche il canale senza spendere un centesimo. Quindi vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.